Amici di Wicos, non sono impazzito, ho la mascherina perché c'è un gioco particolare in questa nuova puntata di Setup. Io sono Wally e oggi ho un altro valletto, ancora più bello del primo, che mi porterà il gioco di oggi. Eccolo qui, si avvicina il nostro Luke Ripa. Grazie carissimo, gentilissimo. Oh, eccolo qui il gioco di oggi, il premio per te, questo fantastico ciupa ciupa. Carezzina, prego, puoi andare. Oh, che bello avere i valletti. Gli altri di Wicos non ce li hanno i valletti, io sono l'unico con questo privilegio. Eccolo qui il gioco di oggi, ma adesso la tolgo questa mascherina per farvi vedere il mio brutto muso. Pandemic, riuscirete a salvare l'umanità è il claim del gioco. È molto difficile salvare l'umanità in questo gioco, noi il più delle volte perdiamo, perché siamo anche stupidi evidentemente. Ma bando alle ciance, andiamo a vederlo sul tavolo. Non mi piace il ciupa ciupa. Zitto! Ok, e dopo il setup andiamo a spiegare rapidamente, senza entrare troppo nel dettaglio, come funziona Pandemic, anche perché ci vorrebbe più tempo di quello che abbiamo a disposizione, ma questo è solo un modo per farvi capire il gioco, se può essere nelle vostre corde. Allora, noi che cosa abbiamo fatto durante il setup intanto? Abbiamo distribuito delle carte ai vari giocatori, abbiamo distribuito un ruolo ai vari giocatori, quindi abbiamo la ricercatrice e la scienziata, ciascun ruolo ha un potere, sono 7 ruoli nella confezione base, quindi ci sono 7 personaggi che fanno altrettanto cose differenti. Lo scopo del gioco è quello di trovare la cura delle 4 malattie colorate, la gialla, la rossa, la blu e la nera. Come funziona il gioco in soldoni? All'inizio noi abbiamo, come vedete, già contaminato alcune città con i rispettivi colori di malattie e abbiamo messo le città che sono uscite nella pila degli scarti del mazzo di contaminazione. Questo invece è il mazzo dei giocatori. Sono 2 mazzi diversi ma che contengono le medesime carte sostanzialmente. Tutte le città che vedete sul tabellone sono contenute sia nel mazzo dei giocatori sia nel mazzo di contaminazione, anche se hanno 2 funzioni differenti. Ogni turno un giocatore ha a disposizione 4 azioni. Possono essere movimento, quindi muoversi da una città all'altra, muoversi da una città ad una più distante attraverso un meccanismo di volo, costruire le stazioni di ricerca, che sono queste casettine qui, come vedete qui ne abbiamo già costruita una ad Atlanta, oppure arginare una malattia, ovvero se io mi trovo in una città in cui ci sono presenti 1 o più cubetti, posso con un'azione arginare la malattia togliendo fisicamente un cubetto da quella città. Alla fine delle 4 azioni il giocatore che cosa farà? Pescherà 2 carte dal mazzo dei giocatori. Facciamo finta che io abbia fatto le mie 4 azioni, pesco le mie 2 carte e le aggiungo alla mia mano. Alla fine del mio turno non posso avere più di 7 carte nella mia mano, in questo caso ne ho 2, 4, 6, quindi sono ancora 3. Dopodiché che cosa succede? Vado a contaminare le città. Ovvero guardo il livello di contaminazione attuale, in questo caso 2, giro 2 carte da questo mazzo, che sono Chennai e che sono Parigi, e vado ad aggiungere un cubo di quel colore nella città corrispondente. In questo caso Chennai è nera, quindi andiamo a mettere un cubo nero su Chennai e un cubo blu su Parigi, perché Parigi è blu. Queste sono le malattie che si diffondono nel mondo e poi vado a scartare queste carte. Il gioco prosegue in questo modo, quindi turno dei giocatori, 4 azioni, pesco 2 carte, contamino le città. Il gioco si vince quando sono state trovate appunto le cure delle 4 malattie. Si perde quando devo aggiungere un cubetto di una malattia ad una città, ma cubetti nella riserva di quella malattia non ce ne sono più, quindi far contagiare il mondo con una malattia troppo non va bene perché poi non si riesce più a tornare indietro. Oppure l'indicatore dei focolai raggiunge l'8, il focolaio non l'abbiamo spiegato ma ve lo spiego a breve, oppure finisce il mazzo dei giocatori, che è il tempo a disposizione per trovare la cura delle 4 malattie. Quindi in uno di questi 3 casi la partita si perde. L'unica condizione di vittoria invece è trovare la cura delle 4 malattie. Direte, dove sta la difficoltà? Alla fine io faccio in fretta e trovo la cura delle malattie. Certo, ma il gioco in questo mazzo ha delle simpatiche carte che si chiamano epidemie. Quando un giocatore pesca l'epidemia succedono una serie di cose, vediamo se riusciamo a farvela vedere. Ad esempio, l'incremento vi dice sposta il segnalino livello di contaminazione in avanti di una casella. Questo segnalino qui viene spostato in avanti. Contaminazione, pesca la carta in fondo al mazzo di contaminazione, che è questa. Quindi noi andremo a pescare una carta dal fondo di questo mazzo, la gireremo e scopriamo che è in questo caso Miami, ok? E andremo ad aggiungere 3 cubi del colore di quella malattia su Miami. 1, 2, 3, pluff,
quindi Miami si super ammala della sua malattia. Dopodiché cosa succede? Tutti gli scarti che abbiamo creato appunto nella pila degli scarti di contaminazione si mescolano e c'è l'intensificazione, ovvero tutti gli scarti finiscono in cima al mazzo di contaminazione. Questo cosa vuol dire? Che tutte le città che sono già uscite continueranno ad uscire, quindi i giocatori dovranno correre a destra e a sinistra per cercare di evitare che le malattie si diffondano in maniera repentina. Andiamo a spiegare rapidamente cosa sono i focolai, che come vi ho detto prima è un'altra delle condizioni di sconfitta del gioco. Il focolaio funziona in questo modo: quando devo aggiungere un cubetto ad una città di un colore che contiene già 3 cubi di quel colore, non lo posso aggiungere, ma scoppia un focolaio. In questo caso Miami ad esempio ha 3 cubi gialli, mettiamo che io debba aggiungerne un quarto giallo, non lo aggiungo, sposto il segnalino del focolaio avanti di 1 e esplode appunto il focolaio. Come funziona? Io vado ad aggiungere un cubo giallo in ogni città collegata a quella in cui è scoppiato il focolaio. Quindi la malattia praticamente si espande a macchia d'olio in tutte le varie città che sono collegate. Quindi far scoppiare troppi focolai ovviamente non va bene, perché moriamo tutti. Vi spiego l'ultima cosa che è poi il cuore del gioco, ovvero scoprire la cura di una malattia. Qui dietro ridono, ma poi dopo verranno picchiati. È la cosa più importante, hai ragione. Quando mi trovo in una città contenente una stazione di ricerca qualsiasi, scarto 5 carte del colore della malattia che voglio curare. In questo caso facciamo finta che vogliamo curare la malattia blu. Io scarto 5 carte blu per curare la malattia blu. Questa malattia è curata. Lo scopo del gioco è quello, quindi arrivare in una stazione di ricerca con 5 carte dello stesso colore e scartarle per poter trovare la cura di quella malattia. Le malattie hanno anche la possibilità di essere debellate completamente dal mondo. Come? Quando hai trovato la cura di una malattia e sei riuscito ad eliminare dal tabellone tutti i cubi di quella malattia, in nessun modo quella malattia potrà mai più apparire sul tabellone fino alla fine della partita. Abbiamo visto, raccontato un pochettino quello che è Pandemic, uno dei nostri giochi preferiti cooperativi. Uno dei nostri giochi preferiti perché la sua meccanica è subdola e ti invoglia ad arrivare alla fine della partita. Sentirete sempre un po' il pepe perché il tempo scorre, le città si contaminano e avete sempre meno possibilità di riuscire ad arrivare vittoriosi alla fine. Ma questo non vi scoraggerà, anzi, se perderete avrete voglia di rifare un'altra partita, perché dovete vincere, dovete trovare la cura di tutte e 4 le malattie. A livello estetico è molto carino, è un gioco del 2015, quindi non è neanche così recente, e forse per questo è entrato nel cuore degli appassionati come uno dei più bei cooperativi che siano mai stati concepiti per il tavolo da gioco. Se lo proverete vedrete che entrerà anche nelle vostre preferenze. Ne sono uscite una quantità spropositata di varianti. C'è la variante ambientata in Spagna, c'è la variante nel mondo di Lovecraft, quindi con Cthulhu, con i grandi antichi. C'è una variante Legacy in cui ogni partita cambierà le sorti del vostro tabellone, attaccherete adesivi, scriverete sul tabellone, sulle carte, e quella è un'esperienza che chissà magari un giorno porteremo anche qui sul tavolo di setup. Non c'è molto altro da dire su Pandemic, se non anche che questo gioco conta svariate espansioni che in Italia sono difficili da reperire ormai, proprio perché è uscito da un po' di tempo, ma se vi capita andate a dare un occhio nell'internet e vi farete un'idea. Bene, fine direi. Se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi a Wikos, ci trovate su Facebook, su X, su Twitch, su Instagram, su TikTok, su YouTube, ovunque. Quindi non avete scuse, ci trovate ovunque. Siamo come le malattie di Pandemic, ovunque. Fateci sapere ovviamente se l'avete già provato, cosa ne pensate e se vi abbiamo invogliato a provare a intavolare questo gioco. Bene, è tutto per questa puntata di Setup, vi do appuntamento alla prossima.